Bitcoin peer-to-peer Electronic Cash System. Il 3 gennaio 2009 si introduce per la prima volta il concetto di denaro elettronico inteso come contante elettronico. Decentralizzazione, disintermediazione, ma soprattutto scarsità digitale che fino a quel momento non era mai esistita. Bitcoin infatti è un sistema di denaro contante elettronico peer-to-peer e permette di inviare pagamenti online immediatamente da persona a persona senza l'utilizzo fondamentalmente di una terza parte di fiducia tra due persone che non si conoscono. Bitcoin è un nuovo sistema economico monetario basato su dei calcoli matematici e sulla crittografia, le cui regole sono state scritte nel momento in cui è stato concepito Bitcoin e queste regole non possono essere modificate in corso d'opera in base alle decisioni politiche, come invece succede con le nostre valute fiat come il nostro denaro corrente. Bitcoin è decentralizzato, infatti non ha bisogno di un intermediario, di una terza parte di fiducia che serva per approvare una transazione. Ogni qualvolta noi effettuiamo un pagamento online, compriamo ad esempio su Amazon, registriamo la nostra carta e ogni volta che clicchiamo per effettuare l'acquisto, la parte di fiducia, ovvero la banca, la posta, verifica che sul nostro conto ci sia la giusta quantità di denaro che vogliamo spendere, l'autorizza, la preleva e le invia ad Amazon. Lo stesso quando carichiamo la nostra carta su PayPal ed effettuiamo un pagamento online, la parte di fiducia in questo caso oltre alla banca e alla posta è anche PayPal. O semplicemente quando inviamo un bonifico online ad un'altra persona c'è sempre un intermediario di mezzo, in questo caso la banca o la posta che invia il denaro e la banca la posta di chi riceve il denaro, che approva la transazione e ne verifica la validità. Ne conseguono dei costi di gestione, ne conseguono delle tempistiche a volte molto lunghe, 2-3 giorni lavorativi ad esempio per un bonifico, oppure delle problematiche legate all'invio di questi bonifici in orario serale oppure nei festivi o addirittura nei weekend, dove la terza parte di fiducia, non operando in alcuni periodi, in alcuni giorni, non può convalidare la nostra transazione e quindi il tempo si va a dilungare nei giorni successivi durante l'apertura. Per non parlare poi anche dell'aspetto della privacy, ma su questi discorsi poi entreremo nel dettaglio nei prossimi video. Questi esempi che ho portato, l'acquisto tramite Amazon, l'utilizzo di PayPal, l'utilizzo di un sistema bancario, l'utilizzo di un sistema postale, questo intermediario di fiducia che si intrapone tra due persone viene chiamato sistema centralizzato. Non esiste lo scambio diretto tra due persone, non esiste lo scambio diretto di denaro per un acquisto come se dovessi acquistare un prodotto da un mio amico. In quel caso io mi troverei faccia a faccia con il mio amico, darei immediatamente i soldi tramite contante per ricevere il prodotto oppure il servizio per cui sto spendendo questa somma, senza aver bisogno per l'appunto di una terza parte. Con la nascita di Bitcoin questo scambio è possibile anche virtualmente tra due persone che non si conoscono, tra due persone che fondamentalmente non si fidano una dell'altra. Infatti tramite Bitcoin viene meno l'utilizzo di terze parti perché tramite un sistema di validazione decentralizzato ed un'infrastruttura che si chiama blockchain, che andremo a vedere nel dettaglio nei prossimi video, due persone che non si conoscono possono inviare e ricevere una transazione immediatamente da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi fascia oraria. Non esiste sera, non esistono giorni festivi, non esistono giorni di chiusura. In qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo, due persone possono scambiarsi denaro con un click senza aver bisogno di un'autorizzazione di terze parti. Ma oltre alla possibilità di inviare pagamenti immediatamente da qualsiasi parte del mondo a qualsiasi fascia oraria senza bisogno di un intermediario, Bitcoin introduce anche un altro concetto fondamentale, il concetto di scarsità digitale. Infatti, prima della nascita di Bitcoin, qualsiasi bene che era inviato sul web, inviato online, non poteva avvalersi di questa caratteristica scarsità digitale. Basti solo pensare all'invio di una foto. Quando con il mio telefono io invio una foto tramite WhatsApp, non sto inviando la copia digitale. Se io invio una foto a Marco, io non verrò privato di questa foto e Marco non avrà l'originale, non avrà l'unica foto disponibile. Infatti io inviando una foto a Marco la sto solo duplicando e a sua volta Marco la può inviare
tantissimi altri amici o conoscenti, duplicando in continuazione questa foto senza fondamentalmente doversene mai privare. E quindi quella foto, potendola replicare all'infinito, non può avvalersi del concetto di scarsità digitale. Invece con Bitcoin cosa succede? Bitcoin è una stringa di codici, Bitcoin è un bit. Se io decido di inviare un Bitcoin a Marco, pur essendo un file digitale, io non invierò una copia a Marco. Bitcoin non è replicabile. Quando decido di inviare il mio Bitcoin viene prelevato dal mio portafoglio, anche se poi non è proprio esattamente così, lo vedremo nel dettaglio, e viene spedito immediatamente a Marco. Quindi in quel momento io sto inviando un bene digitale unico, non replicabile, non contraffabile, tramite la rete, tramite una rete completamente decentralizzata. E Bitcoin è anche scarso, non può essere replicato, non può essere contraffatto, è in circolazione, non si possono immettere infiniti Bitcoin, diversamente dalle nostre valute fiat che a seconda delle banche centrali potrebbero anche stampare in modo infinito le nostre valute, le nostre banconote. Chi ha creato Bitcoin quindi ha creato una forma di denaro contante completamente peer-to-peer che non richiede terze parti fiduciarie per completare una transazione e che la sua offerta non potesse mai in nessun modo essere alterata da qualcuno o da qualche ente sovrano. Stesso ente sovrano che è impossibilitato di bloccare una transazione perché essa avviene online, perché essa avviene un'infrastruttura completamente decentralizzata a prova di manomissione, a prova di interferenze, a prova di attacchi hacker e di tanti altri metodi di compromissione che invece sono soggetti alla parte centralizzata del nostro sistema economico. Ma attenzione a non fraintendermi nel dire tutto ciò, nell'esaltare il sistema Bitcoin e magari a discapito del nostro sistema monetario tradizionale. Non sto dicendo che il nostro sistema, per l'appunto, scusate la ripetizione, è un sistema che fa acqua a tutti i fori e verrà rimpiazzato completamente dal nuovo sistema Bitcoin. Sono sicuro che c'è spazio per entrambi e sono sicuro che entrambi si potranno dare una mano a vicenda per sopperire nell'eventuale mancanza dell'uno e dell'altro sistema economico. E nei prossimi video, sempre in questa playlist, andremo a vedere anche in questo caso nel dettaglio queste affermazioni e perché in qualche modo secondo me possono coesistere e devono coesistere i due sistemi e perché le persone ne trarranno vantaggio qualora ovviamente le forze superiori che gestiscono, ahimè, quasi totalmente le nostre vite economiche facciano pace con i neuroni che hanno in testa ed inizino a usare il cervello per un bene comune. Prima di concludere questo video vi lascio ancora una nozione. Quando usiamo Bitcoin per acquistare un bene o un servizio o lo inviamo a un nostro amico, a un exchange o chi per esso, non siamo obbligati, a seconda dell'importo che dobbiamo spendere ovviamente, a inviare sempre solo un'unità, sempre solo un Bitcoin. Infatti, proprio come le nostre valute fiat, Bitcoin è divisibile ed è divisibile fino a 100 milioni di satoshi, un po' come fossero i nostri centesimi. E vedremo poi nei prossimi video perché l'unità divisibile di Bitcoin viene chiamato per l'appunto satoshi.